Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. Wow! Abbiamo l'imperatrice. Periodo fertile, mi verrebbe da dire, dedito alla creatività, alla creazione di qualche cosa. Di solito con la carta dell'imperatrice si va verso l'espansione, ok? Verso la generazione, la gestazione di qualche idea, progetto, piuttosto che figlio, ragazzi, è una carta che parla anche di maternità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link alle previsioni del 2024 per il secondo semestre e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno di metafisica base che vi spiega cosa sono e come lavorano i chakra, e l'altro è un corso gratuito di tarocchi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per questo mese. Partiamo con un 7 di bastoni, il sole, asso di coppe, 10 di bastoni, abbiamo un 9 di bastoni, il matto, un fante di pentacoli, è un diavolo, ragazzi. Allora, siccome è una lettura nuova, mi piacerebbe poi avere un vostro feedback per capire se, insomma, essendo più completa così e dovendo fare meno esempi, riesce a darvi più spunti di riflessione, insomma, se la sentite più completa anche voi. Adesso andremo a vedere carta per carta, quindi potrebbero poi arrivare dei messaggi spot, così. Dopo andrò a vedere settore per settore, quindi l'amore per i single, per chi è in relazione, per chi ha una relazione più o meno, per il lavoro, per i disoccupati, flusso di soldi, insomma andiamo a vedere un po' tutto, è una carrellata generale. Questa lettura dura un mese, quindi andrà a sostituire le letture che prima facevo generali dei primi 15 giorni e dei secondi 15 giorni del mese. È una lettura che io sto proponendo mensile, però ho intenzione di proporre lo stesso video registrato, che ha una media di diciamo 20-30 minuti, nelle sessioni private, nelle letture private, e per farvelo provare ho intenzione di metterlo in promozione per tutto il mese di agosto. Quindi adesso a luglio, che sono gli ultimi giorni, c'è ancora attiva la promozione per la lettura semestrale, che è una carrellata generale su tutto il prossimo semestre, su ogni singolo aspetto della vostra vita. È molto più estesa di questa ed è a 20 carte, mentre questa sarà in promozione ad agosto. Comunque, per ogni tipo di informazione mi potete scrivere, io ho preparato una lettera, ve la mando, ve la leggete con calma e poi ci sentiamo. Arrivando alla lettura, partiamo con questo 7 di bastoni. Io ho come l'idea che qualcuno o sia focalizzato su di sé, cioè lo sia già, oppure nel mese di agosto lo sarà particolarmente. 7 di bastoni è una carta che mi parla di qualcuno che non si vuol far distrarre, soprattutto in questo mazzo che è raffigurato con una persona che guarda dall'altra parte. Andiamo a vederlo. 2 di pentacoli,
e asso di bastoni, infatti. Allora, avete anche un asso qui. Io ho come l'idea che ci sia già un certo tipo di routine esistente nella vostra vita e il periodo di agosto potrebbe essere un momento, diciamo, fertile per o iniziare qualche nuovo progetto, oppure, e la vedo molto, oppure concretizzare qualche idea, pensare a come poter iniziare a concretizzare un progetto. Cioè può essere la fase del ok, ho l'idea, come la metto in pratica, oppure può essere la fase dove ho tutto pronto, devo solo agire. E la sento molto più questa fase. Andiamo a vedere il sole. Devo dire che a livello emotivo sento come una sorta di apertura, eh. Abbiamo anche questo asso di coppe, questo sole, il matto anche. Allora, per il sole abbiamo un 6 di bastoni e un cavaliere di coppe. Wow! Andiamo a vedere anche l'asso. Carro e 9 di bastoni. Qui sento proprio questo inizio, il 9 di bastoni ce l'avete anche qui, probabilmente c'è qualche tipo di timore, di paura legata a questo nuovo momento, a questo nuovo progetto. Potrebbe anche essere una nuova relazione, vi dirò. Adesso poi arriviamo al settore per settore, però è come una sorta di nuova fiducia nel mondo esterno. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Torre. Ah, ragazzi, per qualcuno potrebbe essere che si debba scegliere tra due progetti, eh? Perché effettivamente qui abbiamo un 10 di bastoni e la torre. E quindi ci potrebbe essere come una sorta di chiusura di qualche tipo di questione, progetto, periodo, momento, responsabilità. E 4 di coppe. Datemi un'altra carta per il 4 di coppe. 10 di pentacoli. Può riguardare qualche questione familiare. Come se ci fosse una sorta di cecità in qualche questione. Adesso poi la andiamo a vedere bene dopo. Ok, andiamo con il 9 di bastoni. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe rappresentare con un familiare, molto fortemente un figlio, che magari non lo so, tipo va in ferie per la prima volta da solo, piuttosto che sta cercando la casa perché a settembre inizierà un percorso di studi lontano da casa, cosa per lo stile, o come l'idea che ci sia una sorta di distacco da un affetto. Allora, il 9 di bastone è spiegato da un 8 di bastone dal mondo. Ho capito, per qualcuno potreste non essere voi, cioè non essere qualcuno intorno a voi a doversi muovere, ma essere voi che dobbiate muovervi, perché qui abbiamo il mondo mi parla di lunghe distanze, può essere la comunicazione di un trasferimento, la comunicazione di, non lo so, ehm, può essere, con la scusa che c'è il 10 di pentacoli, un movimento dovuto a qualche tipo di cerimonia, a qualche tipo di contratto magari. Andiamo a vedere il matto. Sei di pentacoli e 8 di pentacoli. Oh wow! Ho come la sensazione che molti non andranno in ferie nel mese di agosto, ragazzi.
anche se ve lo auguro. Andiamo a vedere il fante di denari. È come se ci fosse ancora o qualche cosa da mettere a posto, qualche cosa su cui lavorare per questo nuovo progetto. Allora, il fante di pentacoli è spiegato dal cavaliere di pentacoli, dal 10 di spade. Ah, scusate, ma questo è un 10 di bastoni. 10 di bastoni. 10 di spade, perché prima l'ho chiamato 10 di spade. E 8 di coppe. Voglio andare a vedere anche il diavolo. Matto di nuovo. Ho come l'idea che il mese di e 2 di spade, il mese di agosto sia un po' per liberarvi dai condizionamenti al fine di favorire l'espressione di voi stessi, perché quando c'è una parte creativa di noi, siamo noi che mettiamo, attraverso la creatività, mettiamo in opera, in pratica, in concretezza qualche cosa di nostro, di intrinseco, è come esprimere se stessi. I pittori, pensiamo al fatto che, diciamo, mettono su tela quello che sentono certe volte, altre volte quello che vedono. Però comunque era per farvi capire. Allora ragazzi, non è malaccio il mese, non è malaccio, anzi, sento che è come se ritrovaste una certa gioia, mi viene da dire, perché avete 2 volte il matto, avete questo sole, avete questo asso di coppe. E il fatto che il diavolo sia al contrario, secondo me è un'uscita da qualche tipo di condizionamento. C'è comunque un 2 di spade e voi qualche cosa, insomma, c'è anche la carta dov'era, il 4 di coppe. C'è un qualche cosa, secondo me, che, che effettivamente o non avete voluto vedere fino ad adesso, e ho come la sensazione che neanche ad agosto vedrete, ma sarete un po' obbligati perché qui avete una torre. La torre di solito è un evento esterno. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dall'amore. Devo dire che lo sento un buon mese con sentimenti puliti verso l'espansione. Diciamo che nel caso siate single, sento che molti potrebbero far nascere una bella relazione da un'amicizia. O è come se fosse prima importante coltivare l'amicizia e l'apertura del cuore prima di, come vi posso dire, pensare in grande. Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, ragazzi, sento che va benissimo, cioè è un mese lineare, ricco di divertimenti, ricco di gioia, ricco di gratificazioni, viaggi e vi dico anche che per qualcuno potrebbe arrivare una proposta. Chissà che tipo di proposta, non riesco a vederla, cioè non so, vabbè, aspettate un attimo, magari riesco a vederla. Datemi 2 carte per il cavaliere di coppe. Giudizio. Una telefonata, mettiamola così, una telefonata, una mail, un qualche tipo di comunicazione, potrebbe, guardate, mi fanno vedere un invito, tipo una lettera bianca con un invito, cioè un biglietto tipo, non, non capisco se è un biglietto d'aereo. Vabbè, prendetela così, poi se volete approfondire mi contattate privatamente. Allora, andiamo con questo asso di coppe e qui sento
Guardate, guardando queste due carte sento che la parte emotiva esploderà. Potrebbe anche esserci qualche nuova nascita, diciamo nelle persone intorno a voi, e intendo amici, familiari, colleghi, vicini, un po' di tutto. Quindi potrebbe proprio essere che magari dobbiate effettuare questo spostamento, questo movimento, questo distacco di cui vi parlavo proprio per questo lieto evento. Abbiamo qui un 10 di pentacoli, mi parla di cerimonie tipo i battesimi, tipo le cerimonie religiose per capirci. Quindi un matrimonio potrebbe essere anche una laurea, per qualcuno, la laurea di un figlio. Insomma, c'è questo movimento, questa apertura del cuore a livello emotivo, sento che sarete ben appagati, ben soddisfatti. Ah, scusate, non ho parlato delle coppie che sono in una relazione più o meno. Sento che si muovono le cose se erano stagnanti e se per caso eravate tipo cosa siamo, potrebbe cambiare di livello la relazione in questo mese. E vi dicevo poi, ritornando adesso a chi vi sta intorno, che appunto è come se ci fosse questo viaggio, questo spostamento, ehm, per una lieta novella, mi verrebbe da dire, per un qualche tipo di festeggiamento, di cerimonia, appunto. Allora, se andiamo a vedere, diciamo, come starete dentro il vostro lato spirituale, il vostro lato olistico, globale, perché sento che effettivamente da un punto di vista emotivo sarete ricchi, avrete il cuore pieno, però da quello che, cioè diciamo, per quello che riguarda il resto, quindi la mente, Ehm, ecco, qui è come se doveste rielaborare certi concetti, perché abbiamo un diavolo al contrario. Io ho come l'idea che ci siano stati certi pensieri, forme pensiero, attitudini, dinamiche di comportamento che fino ad adesso vi hanno un po' vincolato, e avere due volte la carta del matto vi dà un po' la possibilità di esplodere, di liberarvi da questi strati di cipolla che vi siete messi fino ad adesso. È un mese evolutivo e guardate che qui abbiamo anche un 10 di spade, parla proprio con il tagliare con certi schemi di comportamento, anche questo è un 10 tra l'altro. Ehm, Vi dirò, per qualcuno questo spostamento potrebbe anche riguardare il lavoro. Vabbè, parliamo di lavoro. Allora, se per caso ragazzi siete disoccupati, vi sento un po' abbattuti, un po' stretti, un po' stagnanti proprio in questa energia del boom, basta, ma quando trovo lavoro o cose per lo stile, abbiate fiducia. Vedo che qualche tipo di opportunità arriva, potrebbe essere una chiamata, come vi ho detto. Qui vedo abbastanza spostamenti, quindi potrebbe essere che vi dobbiate spostare. Oppure se fate fatica a trovare lavoro nella zona dove siete, provate a allargare il raggio d'azione. Ehm, io ho anche l'idea che dobbiate come definire non solo qual è l'obiettivo massimo a cui volete arrivare quando mandate un curriculum, cioè quel ruolo, ma anche definire il minimo, cioè al di sotto di quello non vado. Mm? Questo è molto importante. Se siete dipendenti, ragazzi, spero che siate in vacanza, ma se così fosse, che ehm, vabbè, vi dico, se siete in vacanza andate lontano, il più lontano possibile dall'azienda, perché ho come l'idea che potrebbero arrivare delle chiamate d'urgenza se l'azienda è aperta mentre voi siete in ferie. Ora, dipende da quanto volete farvi assorbire dal lavoro durante le vacanze, io ve l'ho detto, potrebbero chiamarvi durante il vostro periodo di riposo. Per quello che vi dico, andate più lontano possibile, così non dovete magari tornare in azienda per intervenire. E se invece lavorate, potrebbe essere un periodo molto più dinamico del solito, potreste avere dei riconoscimenti, delle proposte, mi verrebbe da dire che arrivano anche un po' in modo inaspettato. Quindi tenetevi aperti. Se siete autonomi,
Primo, sento che avete bisogno di prendervi un momento di riposo, però ho come la sensazione che non possiate farlo perché dovete mettere in equilibrio i conti, dovete risanare un qualche tipo di lato o di settore che probabilmente ha bisogno di essere aggiustato. Ehm, Prendetevi magari dei fine settimana, potrebbe essere interessante il lago per voi o un posto silenzioso. Quello di cui avete bisogno è un posto silenzioso per rigenerarvi, ho come questa sensazione. Mm, e comunque se continuerete a lavorare, devo dire che arriveranno delle belle soddisfazioni nonostante tutto, eh? Parliamo di soldi. Allora, per adesso andiamo a parlare del flusso di soldi di agosto, quindi quello che entra e quello che esce. Allora, o avete fatto qualche investimento di recente o state pensando di farlo per iniziare quel nuovo progetto di cui parlavo all'inizio, potrebbe essere semplicemente agisco per prosperare, mi concentro sull'obiettivo che io voglio raggiungere e mi muovo e cerco di mantenere tutto a galla, che è un po' quello che sento in questa zona della lettura, anche in questa un po', con sta torre che... Ehm, Devo dire, sì, siete stanchi, sì, può essere che abbiate fatto qualche investimento o che possa essere stata semplicemente un'imprudenza a livello finanziario, a livello economico, magari avete investito tanto in un prodotto e avete guadagnato meno di quello che vi aspettavate e quindi è come se, diciamo, doveste recuperare terreno a livello economico, a livello finanziario. Quindi più che perché vedo anche che avete una certa impulsività a fare il shopping, quindi frenatevi un attimo, questo mese non è il caso di esagerare. Se per caso avete investimenti che hanno un reddito passivo, vi danno un reddito passivo, ehm, ho come l'idea che potrebbero esserci tipo delle forti impennate al rialzo, ma anche delle forti discese. Quindi fate attenzione ehm, a come muovete il denaro. Anche qui vedo che questo nuovo progetto, secondo me, può essere quello che richiede effettivamente un investimento extra, ma ho come l'idea che siate ben coscienti e che abbiate scelto di lavorare quest'estate per controbilanciare l'eccesso di spese che andrete ad avere per iniziare questo nuovo progetto. È un po' come mi paro le spalle ed è saggio comunque, a mio avviso, a mio modesto parere. Ehm, ok, per quello che riguarda invece, diciamo, sì, la mente, ve l'ho già detto un po' prima, c'è come bisogno di... Mi viene da dire di sentirsi più liberi. Io ho come l'idea che il progetto che inizierete sarà molto più in allineamento con voi stessi. Da un lato sento come se friggeste per iniziare, dall'altro vi manca chiarezza mentale, vi mancano come dei trucchi, magari dell'esperienza, soprattutto se è un settore nuovo o se magari il settore voi lo conoscete già, ma per mettere sul mercato questo nuovo prodotto, questo nuovo servizio, tutto quello che c'è legato lì intorno sia nuovo per voi. C'è qualcosa di nuovo che dovete prima, diciamo così, studiare bene. Le carte vi consigliano anche di andare un passo alla volta, ragazzi, perché comunque siete a mille con l'entusiasmo per questo nuovo progetto, per questa nuova... Ripeto, non so se è un'idea che si sta concretizzando o se avete già, diciamo, preparato tutto e quindi basta solo fare un passo. Oppure se è ancora in fase di gestazione o se è praticamente un parto, ecco. Non so in che livello sia questa idea o questo progetto. Nel caso l'imperatrice per voi risuoni come maternità, allora ragazzi, io qui sento che se siete in una coppia e state cercando un figlio,
può essere che finalmente, insomma, o arrivi la lieta notizia o finalmente il partner sia d'accordo, cioè dica va bene, ok, mi sento pronto, pronta. Quindi può esserci quel tipo di bella notizia. Potrebbe essere una notizia di questo genere, di una gravidanza che arriva da qualcuno intorno. Potrebbe essere un amico o un familiare che avete a distanza, distanza parlo di tanti chilometri, ok? Ehm, Vi dico che per qualcuno il discorso madre e figlio fa riferimento ad un potenziale distacco. Madre, figlio, genitore, figlio, perché poi anche i padri hanno quella parte di calore, di cuore, di focolare, no? Tutti abbiamo un divino maschile e un divino femminile. Ok ragazzi, andiamo a vedere con Osho che consigli vi danno per il mese. Comprensione, wow, che mi risuona un po' con con l'imperatrice, perché l'imperatrice, essendo una carta che parla di maternità, parla anche di compassione, oltre che di comprensione. Le madri comprendono i figli, hanno compassione, insomma, diciamo che dovrebbero. Stress, il matto, scusa, sì, stress, il matto, le vite passate e il successo. 6 di bastoni che qua si ripete. Abbiamo la luna, il matto, il 7 di bastoni e il fante di coppe. Sì, sento che c'è peso, c'è stanchezza, avete bisogno di spiccare il volo, prendervi quel riposo, fare quel viaggetto. Avete 3 volte il matto. Qui un viaggio sì o sì ci sta. Per molti potrebbe essere in solitaria, anche se siete in coppia, o come l'idea che ci sia un qualche cosa di vostro, di interno che dobbiate fare, un'avventura che dobbiate vivere. Può anche essere che viaggerete da soli, magari verso questo parente lontano che vi dà la lieta novella o cose di questo genere. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti, interessante la lettura. Se insomma vi ha dato spunti interessanti di riflessione e volete sostenere il canale, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione su come lavoro io e nel caso vogliate procedere a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, quindi se volete farvi un'idea dei temi trattati potete guardare il playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!